Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi parlerò del mio viaggio fotografico in Val d'Orcia. La Val d'Orcia si trova nella Toscana meridionale ed è conosciuta perché si distingue molto dagli altri paesaggi italiani in quanto è caratterizzata da un alternarsi di colline con dei cipressi. La Val d'Orcia quindi sia durante il tramonto che durante l'alba che durante la notte regala dei paesaggi mozzafiato. Quanto tempo serve per visitare la Val d'Orcia? Se prendiamo in considerazione gli spot più importanti, allora potrebbero bastare 3-4 giorni per visitarla interamente e riuscire a fotografarla. Giustamente bisogna saper organizzarsi per fotografare albe, tramonti e Via Lattea. Se invece non si ha solo l'obiettivo di fotografare gli spot più importanti, ma anche gli altri paesaggi che offre la Val d'Orcia, allora bisogna considerare un tempo più ampio. Nel mio caso specifico il mio obiettivo era fotografare solo gli spot principali e per questo motivo 3 giorni sono stati più che sufficienti. Nel mio viaggio sono stato accompagnato da altri fotografi e vi metterò i loro link in descrizione e che meritano di essere seguiti. Per quanto riguarda i costi, la Val d'Orcia non è stato un viaggio molto costoso. Nel mio caso specifico siamo andati in auto, quindi abbiamo solo pagato benzina e autostrada e poi un'ottantina di euro per 3 giorni per quanto riguarda l'alloggio e poi per il cibo dipende da dove andate a mangiare e cosa mangiate. Sicuramente almeno una volta dovete andare nelle trattorie e ristoranti e provare i prodotti tipici, ma negli altri giorni potete adattarvi e cucinare da soli. Per quanto riguarda l'attrezzatura, bisogna sicuramente portare un grandangolo luminoso che può servire sia per albe e tramonti, ma anche per la Via Lattea, un tele perché ci potrebbero essere giochi di luci molto distanti da noi, e sicuramente un astro inseguitore se volete astro inseguire la Via Lattea, scarpe da trekking perché si cammina molto e giacche antivento. Partiamo con l'itinerario. Il primo giorno l'abbiamo utilizzato per il viaggio e ci siamo riservati solo l'ultima fetta della giornata per andare a visitare i famosi cipressini che si trovano in Val d'Orcia, scattare delle foto al tramonto all'ora blu e rimanere là per la Via Lattea. Il secondo giorno non abbiamo scattato l'alba perché era nuvoloso, quindi abbiamo sfruttato la giornata per andare a visitare i luoghi limitrofi. Quindi siamo andati all'abbazia di San Galgano, che vi consiglio di visitare. In molto particolare questa abbazia sicuramente l'avete vista da qualche parte perché ha questo tetto scoperto a forma di croce e facendo una panoramica verticale vi uscirà l'intera croce nella foto. Dopo l'abbazia di San Galgano ci siamo recati verso Siena. Abbiamo visitato la piazza del Palio. Dopo Siena ci siamo recati direttamente verso lo spot per scattare al tramonto e ci siamo recati al podere Baccoleno. Questo podere è molto famoso e vi consiglio di andare il prima possibile in quanto troverete una marea di fotografi. Dopo aver scattato al tramonto ci siamo recati per un ultimo spot, in questo caso per la Via Lattea, verso la cappella della Madonna di Vitaleta. In questo caso però abbiamo trovato una sorpresa, è uno spot molto famoso per la Via Lattea, in quanto c'è questa cappella con la Via Lattea di sfondo, ma quando siamo andati noi c'era un cantiere in costruzione e non c'è stato possibile scattare. Per quanto riguarda il terzo e ultimo giorno non abbiamo scattato all'alba, anche in questo caso perché era nuvoloso, quindi abbiamo deciso di visitare sempre le zone limitrofe. Ci siamo recati a Montepulciano, quindi abbiamo assaggiato il vino di Montepulciano e i prodotti tipici di là. Dopo Montepulciano ci siamo recati in uno spot molto famoso dove hanno girato una scena del gladiatore e da lì poi siamo ritornati al podere Baccoleno. Questo perché nella seconda giornata non siamo stati soddisfatti degli scatti e abbiamo deciso di tornare. Infatti abbiamo fatto bene, in quanto il tramonto è stato molto più caldo, molto più fiabesco. Si era creata una situazione di luce molto bella e migliore rispetto al secondo giorno. Da lì poi ci siamo recati di nuovo ai cipressi per fare di nuovo altri scatti perché non eravamo contenti nemmeno degli scatti rivelati della prima sera e quindi siamo ritornati ai cipressi della prima sera e fatti altri scatti alle Via Lattea. Concludendo posso dire che la Val d'Orcia è un luogo da visitare e fotografare, è un luogo pieno di spot sia per quanto riguarda albe, tramonti e Via Lattea. Quindi se avete dei limiti inerenti sia al budget sia al tempo, perché come abbiamo visto in 3 giorni si riescono a visitare gli spot più importanti, vi consiglio subito di andarci. Se questo video ti è piaciuto metti like, commenta e ci vediamo al prossimo.